Oggi andiamo a riprodurre questo punto che ci servirà per realizzare lo scialle. Sicuramente ne verrà fuori un bellissimo scialle primaverile, elegantissimo. Io vi mostro tutto dalla A alla Z come realizzare lo scialle e vi do le indicazioni anche per l'orlo finale, per la decorazione finale. Questo scialle non richiede la frangia, anche perché oggi viene utilizzata poco. Se vi piace, nessuno potrà impedirvi di realizzarla. Io vado a mostrarvi questo punto che praticamente, a parte i primi 5 giri che sono di preparazione, si ripeterà su 2 giri, il sesto e il settimo, che vi mostrerò analiticamente. Il giro finale lo faremo solo a fine scialle. Per quanto riguarda il materiale da utilizzare, se lo vogliamo primaverile, possiamo utilizzare questo che ho usato io per il video, che è la Dele numero 8 della Tessiland, quindi il filo di Scozia numero 8 in genere, che richiede un uncinetto 1,75 e ferri 2,5. Io per la verità ho usato un uncinetto 2,5 perché così la lavorazione esce molto morbida e molto più adatta ad uno scialle. Io vi lascio al video e vi invito all'iscrizione al canale, ad attivare la campanella, a mettere un like, a condividere i miei video citando il canale. Grazie. Realizziamo un anello magico, quindi posizioniamo il filo così e lo incrociamo in questo modo. Prendiamo il filo del nostro gomitolo e realizziamo 3 catenelle per alzarci. Di seguito 2 maglie alte, quindi una e 2, 3 catenelle, 3 maglie alte, chiudiamo l'anello magico tirando la codina e facendo in modo che resti ben stretto il nostro punto centrale. Poi questa codina la fermeremo per bene ad ago. Ci alziamo con 4 catenelle, voltiamo il lavoro, entriamo nella prima maglia alta e realizziamo una maglia alta per un totale di 2, poi ancora una catenella ed una maglia alta, entrando sempre nel primo punto. Abbiamo così un ventaglio composto dalle 4 catenelle iniziali, una maglia alta, una catenella e una maglia alta, il tutto puntando sul primo punto che abbiamo sotto. Una catenella di separazione ed un punto V semplice sulla terza maglia alta, facendo maglia alta, catenella, maglia alta, puntando nella stessa ora maglia facciamo di base. 2 catenelle, poi nel ventaglio centrale delle 3 catenelle realizziamo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta.
ora 2 catenelle e rifacciamo in maniera speculare quello che abbiamo già fatto qui, ma al contrario. Quindi nel primo punto alto un punto alto, una catenella e un punto alto, una catenella di separazione, un punto alto nella quarta delle catenelle che abbiamo fatto a inizio giro, una catenella e 2 maglie alte. Già si delinea la forma del nostro scialle. Ora ci alziamo con 4 catenelle, voltiamo il lavoro e nella prima maglia alta che abbiamo qui sotto realizziamo altre 2 maglie alte, quindi una e 2, 4 catenelle, un punto basso tra i 2 ventagli che abbiamo realizzato, quindi dov'è la catenella di separazione, poi 4 catenelle e qui nella parte centrale saltiamo questo punto V, andiamo nel punto V centrale, realizziamo 3 maglie alte, tre catenelle e 3 maglie alte. Quattro catenelle, un punto basso tra i ventagli di inizio giro, 4 catenelle e ci portiamo direttamente sulle catenelle di inizio giro e qui realizziamo 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3 punti alti. Diamo inizio al giro successivo. Quarto giro, ci alziamo con 4 catenelle, voltiamo il lavoro, abbiamo qui praticamente le 3 maglie alte di fine giro. Qui andiamo a realizzare una maglia alta sulla prima maglia alta, una catenella e una maglia alta. Una catenella di separazione e un punto V semplice sulla prima maglia alta, saltando questa centrale, andiamo direttamente sulla terza e facciamo un punto V semplice, che significa maglia alta, catenella, maglia alta. Poi 5 catenelle e saltando il doppio archetto sotto andiamo direttamente qui sullo spigolo centrale
e qui realizziamo un punto V semplice sulla prima maglia alta, dunque maglia alta, catenella, maglia alta, una catenella di separazione ed un punto V semplice sull'ultima maglia alta del gruppetto sottostante, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Proseguiamo con 2 catenelle e qui nelle 3 catenelle centrali realizziamo una maglia alta, 3 catenelle ed una maglia alta. A scendere facciamo l'inverso, 2 catenelle, un punto V semplice qui, una catenella, un altro punto V sulla terza maglia alta che abbiamo a disposizione, una catenella, una maglia alta, quindi un altro punto V semplice, poi 5 catenelle, e un punto V semplice, punto V, punto alto, catenella e maglia alta, una catenella di separazione, maglia alta sulle catenelle iniziali, catenella e 2 maglie alte, puntando sempre sulle catenelle iniziali. Ora andiamo a fare il quinto giro. 4 catenelle, 2 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, 5 catenelle, un punto basso nell'archetto di una catenella tra un punto V e l'altro, 5 catenelle, 3 maglie alte su questo archetto di 5, quindi 1, 2, 3 maglie alte, 5 catenelle, punto basso tra i 2 punti V nell'archetto di una catenella di separazione e poi 5 catenelle. Qui abbiamo il punto V semplice ed il punto V con le 3 catenelle. A questo punto noi dobbiamo realizzare, dopo la maglia bassa che abbiamo realizzato qui, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte qui, quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle, 3 maglie alte. E adesso a scendere 5 catenelle, un punto V, una maglia bassa tra i 2 punti V, 5 catenelle, 3 maglie alte sull'arco di 5 catenelle, cinque catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella,
5 catenelle, finiamo come abbiamo cominciato, entrando sul primo punto e realizzando 3 maglie alte. Ora iniziamo i 2 giri che ripeteremo sempre, il sesto e il settimo giro. Quindi prestate qui la massima attenzione perché saranno le ripetizioni che faremo in continuo fino a raggiungere la dimensione desiderata per il nostro scialle. Cominciamo il giro sempre con 4 catenelle. Giriamo il lavoro e nella prima maglia alta, catenella, maglia alta, catenella di separazione e un punto V semplice saltando una maglia alta nella successiva, quindi una maglia alta, catenella, maglia alta. 5 catenelle. Ora abbiamo questo gruppetto di 3. Sul gruppetto di 3 sempre il punto V semplice sulla prima maglia alta, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, una catenella di separazione e un altro punto V semplice sulla terza maglia alta saltando la centrale, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, 5 catenelle, ci portiamo ora su quest'altro gruppetto di 3 e facciamo la stessa cosa, quindi 2 punti V. Dunque un punto V sulla prima maglia alta, una catenella, una maglia alta, catenella di separazione e poi un altro punto V qui, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. A seguire, dopo aver fatto i 2 punti V, realizziamo 2 catenelle di separazione e qui nell'archetto centrale delle 3 catenelle realizziamo una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta e poi in senso inverso 2 catenelle, 2 punti V semplici sulla prima e terza maglia alta separati da una catenella, cinque catenelle, qui incontriamo il gruppetto di 3, quindi un punto V, una catenella di separazione, saltiamo una maglia alta, un altro punto V, molto semplice, 5 catenelle, saltiamo i 2 gruppetti di catenelle e ci ritroviamo direttamente qui sulle 3 maglie alte di fine giro. A questo punto facciamo
un punto V sulla prima maglia alta, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e poi una maglia alta, una catenella e per finire 2 maglie alte. Abbiamo finito il sesto giro, iniziamo il settimo. 4 catenelle, voltiamo il lavoro, altre 2 maglie alte nella prima delle maglie alte che incontriamo, creando così un ventaglio di 3. 4 catenelle, un punto basso tra i due ventagli che abbiamo sotto, 4 catenelle, questo arco e realizziamo 3 maglie alte, dopo le 3 maglie alte 4 catenelle, incontriamo i due punti V separati da una catenella e qui realizziamo una maglia bassa, 4 catenelle, qui incontriamo un altro arco di catenelle e realizziamo 3 maglie alte, quattro catenelle, un punto basso tra i due punti V, 4 catenelle, le 3 maglie alte nell'archetto centrale, quindi una, 2 e 3, 3 catenelle, tre maglie alte, quattro catenelle, punto basso tra i due punti V, 4 catenelle. Ora incontriamo l'archetto, 3 maglie alte, quattro catenelle, incontriamo i due punti V al centro, un punto basso, 4 catenelle, incontriamo l'archetto, 3 maglie alte, quattro catenelle, qui punto basso, 4 catenelle e qui sulla prima delle maglie alte, cioè le catenelle iniziali dell'inizio giro, realizziamo l'ultimo ventaglio di 3 maglie alte. Ripetete il sesto e settimo giro così come ve li ho mostrati. Ora vi mostro anche come realizzare l'orlo finale del nostro scialle in modo da avere anche la possibilità di completarlo. Lo scialle deve essere ampio
da polso a polso, quindi misurate la distanza a braccia aperte da polso a polso, e quello dovrebbe essere più o meno la lunghezza, la larghezza del lato dritto del nostro scialle. Ora vi mostro come fare l'orlo. Ci alziamo con 4 catenelle, voltiamo il lavoro, realizziamo una catenella di separazione, una maglia alta sulla maglia alta centrale, una catenella ed un punto V qui sulla terza maglia alta. Quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Ci portiamo direttamente qui sulle 3 maglie alte che seguono e facciamo sulla prima maglia alta un punto V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella di separazione e un altro punto V, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella di separazione e sull'ultima maglia alta del gruppetto di 3 un altro punto V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Andiamo accanto, troviamo un altro gruppo di 3, anche qui facciamo punto V, catenella, punto V, catenella, punto V, catenella. Abbiamo qui il gruppetto di 3 dello spigolo centrale e andiamo a fare, chiaramente nel momento in cui lo scialle sarà grande avrete numerosi gruppi di 3 maglie alte su cui costruire i ventagli di punto V. Noi siamo qui a fare un esempio, una dimostrazione, quindi chiaramente qui ne troviamo solo 2. Troviamo il terzo qui sulla parte della punta centrale. Dunque qui realizziamo i 3 punti V separati da catenelle sulle 3 maglie alte, quindi 1 catenella, 2 catenella e 3 punti V semplici, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Qui nelle 3 catenelle centrali facciamo 3 maglie alte separate da una catenella, quindi catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. A seguire i 3 punti V, quindi 1 catenella, 2 catenella, 3 una catenella, ci portiamo sulle 3 maglie alte e 3 gruppetti di punti V, quindi 1 2
2 e 3. Una catenella, saltiamo il punto basso, 3 gruppetti di punti V, quindi 1, 2 e 3. Ci portiamo, facciamo prima una catenella, ci portiamo sulle 3 maglie alte di inizio giro e qui facciamo un punto V sulla prima maglia, una catenella ed un'altra maglia alta sulla maglia alta centrale, una catenella ed una maglia alta sulle catenelle di inizio giro. Ed abbiamo fatto anche l'orlo, come vedete esce fuori un vero capolavoro. Io spero che questo vi sia piaciuto, che realizzerete questo scialle. Vi basterà a parte i primi 5 giri ripetere il sesto e settimo giro e andrete veloci come delle locomotive e spero che vorrete mostrarmi il vostro lavoro completato e che questo vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella e mettetemi un like. Se condividete i miei lavori o li riproducete, citate il mio canale e di questo vi ringrazio.